tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nel tutorial di oggi ho pensato di lavorare insieme a questa simpaticissima casa delle streghe. Se ci attacchiamo con un cordino possiamo appenderla dove vogliamo oppure possiamo usarla anche in una composizione fuori porta. Inoltre, se guardi nella playlist di inizio anno, troverai un simpatico modello di Befana che può prendere il posto della buona strega di Halloween e così puoi completare un bellissimo arrangiamento di Halloween quest'anno. Per questo progetto ci servirà cotone numero 5, colore arancione, nero, verde chiaro, un po' di viola, un scovolino, un disco di plastica, un pennarello indelebile, cartone sottile, autoadesivo o altra cosa per la decorazione della porta, preferibilmente viola e adatto per Halloween. Come fibbia io ho usato un disegno con un pipistrello di forma ovale di 2,5 per 1,5 centimetri. Troverai il disegno sul mio blog www.carmencrochet.com e potrai stamparlo dopo averlo posizionato su un documento Word. Chi non può o non sa realizzare un documento Word o PDF con le dimensioni indicate, può scrivermi sulla pagina Facebook Carmen Amigurume oppure sul blog nei commenti o una mail nella sezione contatti e io vi invierò il documento per stamparlo. Io userò questo numero di uncinetto di 1,75. Ci servirà anche forbici, riempimento, colla, ago da lana. Con il filo arancione facciamo la base della casa. Io l'ho già lavorata e trovate lo schema sullo schermo. Si lavora nello stesso modo come tutti i lavori per un disco di questa dimensione di 54 punti bassi. E ora ritaglio un disco di plastica di dimensioni della base . Che inserirò in seguito . Questo è il mio disco di plastica . Bisogna un po' tagliare un po' anche qui e continuo. Sono al giro 10 e lavoro 4 maglie basse sulla costa posteriore.
Prossimi giri lavoro 54 maglie basse. Ho lavorato 12 giri di 54 maglie basse, ho inserito il disco di plastica, come vedete, e l'ho fissato con un filo e un nodo per non muoversi, e continuo con il giro 23 e lavoro 7 maglie basse e una diminuzione tutto il giro. Alla fine dobbiamo avere 48 maglie basse, 2 4 5 6 7 diminuzione. Prossimi giri 24 e 25, 2 giri, lavoriamo 48 maglie basse. Giro 26 lavoreremo questa sequenza: 3 maglie basse, una diminuzione, 3 maglie basse tutto il giro, 3, una diminuzione, 1 2 3 e di nuovo 1 2 3, una diminuzione, 1 2 3 e abbiamo alla fine 42 maglie basse. E l'ultima sequenza di questo giro: 1 2 3, una diminuzione e ancora 3 maglie basse, 1 2 3. Prossimo giro 27 lavoriamo 42 punti bassi.
giro 28, lavoriamo nella costa posteriore e facciamo 5 maglie basse e una diminuzione. Tutto il giro, questa sequenza, alla fine dobbiamo avere 36 maglie basse. Ultima diminuzione di questo giro e giro 29, lavoriamo 2 maglie basse e una diminuzione tutto il giro. Abbiamo alla fine 27 maglie basse. A questo punto riempiamo bene la nostra zucca. Giro 30, lavoriamo una maglia bassa e una diminuzione tutto il giro. Alla fine dovremo avere 18 punti. Giro 31, lavoriamo di nuovo questa sequenza, una maglia bassa e una diminuzione 6 volte e alla fine avremo 12 punti. L'ultimo giro 32, lavoriamo 6 diminuzione e prima di chiudere il buco riempiamo ancora un po' se è necessario. E ultima diminuzione 6. Riempo un po' e chiudo il buco con un ago da lana.
filo nero lavoreremo il tetto della casa che assomiglierà ad un cappello. Inizio con 6 punti bassi in un anello magico. E proseguo dopo lo schema come lo vedete sullo schermo. Dopo che ho lavorato i 26 giri e sono arrivata al 42 punti bassi, devo cambiare con filo arancione l'ultimo punto, lo lavoro e cambio il filo e il prossimo giro 27 lavoro 3 maglie basse, uno, due, tre e un aumento e di nuovo 1, 2, 3 punti bassi e questa sequenza di 3 maglie basse, un aumento, 3 maglie basse, tutto il giro. Alla fine del giro dobbiamo avere 48 punti. Prossimo giro 28, lavoro 7 punti bassi e un aumento. Giro 29, lavoriamo 54 punti bassi. All'ultimo punto cambio con filo nero e lavoro prossimo giro 4 punti bassi
un aumento e di nuovo 4 punti bassi e questa sequenza di 4 punti bassi, un aumento, 4 punti bassi, lo lavoriamo tutto il giro e posso tagliare questo filo arancione e continuo. Prossimo giro 31 lavoriamo nella costa anteriore e facciamo 9 maglie basse e un aumento tutto il giro e alla fine abbiamo 66 maglie basse. E l'ultimo aumento. I prossimi giri li lavoriamo come mostrato sullo schermo e ci vediamo dopo che lavoro tutti i giri. Sono arrivata alla fine del giro 33 con 78 punti. L'ultimo giro 34 lavoro 78 maglie bassissime e finisco il tetto della nostra casetta. Lavoriamo la porta con filo color verde chiaro e iniziamo a fare 6 catenelle, 3 4 5 e 6 e dalla seconda catenella lavoriamo 4 punti bassi, 1 2 3 4 e nell'ultima faccio un aumento. Dall'altra parte lavoro 4 maglie basse, 1 2 3 e l'ultimo punto 4. Faccio una catenella e torno e lavoro 4 punti bassi, 1 2 3 4, 2 aumenti, 1 2 e ancora 4 punti, 1 2 3
e l'ultimo 4, una catenella, giro il lavoro e lavoro di nuovo 4, 1 2 3 4, 5 maglie basse, un aumento, una maglia bassa, un aumento e ancora 4 punti bassi, 2 3 4, una catenella, giro lavoro, 4 punti bassi, 1 2 3 4 e poi 2 volte una sequenza di 2 maglie basse e un aumento, e finisco con 4 punti bassi. Adesso vediamo se ok, adesso faccio una catenella e lavoro solo punti bassi tutto intorno. A questo punto faccio 2 maglie basse e poi l'altra parte sulle righe lavoro anche qualche punto basso fino arrivo dove ho iniziato. Faccio un punto bassissimo e lascio un filo per cucire. Questa è la porta. Per la finestra ho iniziato con filo viola e ho lavorato 6 maglie base in un anello magico, 6 aumenti e un giro con una maglia bassa e un aumento, e adesso sono arrivata all'ultimo punto 18 e cambio il filo con filo nero e lavoro 2 maglie basse e un aumento. Uno, 2, un aumento, tutto il giro, 2 maglie basse e un aumento e avremo 24 punti
alla fine. E farò anche un giro di punti ma bassissimi e finisco con il nero e lasciamo un filo lungo. Ora è il tempo di assemblaggio. Prima io ho cucito questa finestra, ho fatto con filo nero una croce come vedete, e cucio la finestra sulla zucca. Prima metto un filo prendo solo una asola. Cucio anche la porta e lo metto molto vicino dalla finestra in questo modo. Ecco, finito a cucire anche la porta e dobbiamo cucire il tetto in questo modo, ma prima metto questo piegato in due, lo inserisco nella punta. Dopo che cucio in questo modo potrò piegare, starà in questo modo. Come cucire il cappello? Dove abbiamo lavorato nella costa posteriore e sono rimasti queste asole al colore arancione, abbiamo anche al cappello le asole nere rimaste libere, ma solo in 2 o 3 punti inizio a cucire in qualche punti dalla zucca.
ok, e finisco fino nel punto dove ho iniziato. Io ho tagliato il medaglione con il pipistrello dal foglio stampato e anche in base alle sue dimensioni ho tagliato anche il cartoncino sottile. Ora unisco con la colla i due ovali e poi incollo la fibbia sul cappello. Che in realtà è il tetto della nostra casetta. Per decorare la porta userò un autoadesivo. Io purtroppo non ho per Halloween, ma ho trovato questo serpente e credo che va bene messo sulla porta. Posso incollare anche un po' che ed ecco, è pronta la nostra simpaticissima casetta. Io spero che vi sia piaciuto e vi ringrazio per aver seguito il video e vi do l'appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!